Se utilizzate microfoni wireless come l'OM che è uscito adesso, il Mic M1, Hollyland, l'Arc M1, l'Arc 150 oppure Rode, qualsiasi microfono wireless, vi siete sicuramente sentiti dire ogni tanto: ma non avete il gelato per il vostro smartphone, e allora perché non usate la videocamera o una fotocamera, così potete fare un'intervista con un gelato, microfono a gelato che sembra più professionale. Non perché l'intervista non venga professionale, ma perché all'occhio della persona che andiamo a intervistare sembriamo, ok, troppo smart. Quindi ragazzi, in questo video ho la soluzione per voi economica se utilizzate ovviamente questi microfoni per fare le vostre interviste o qualsiasi cosa. Io sono Gennaro, in questo canale si parla di accessori e applicazioni legati al mondo degli smartphone e anche ovviamente dei tablet. Quindi se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale e azionate, se volete ricevere le notifiche dei video che posterò, la campanellina. Con questo andiamo a vedere questo accessorio economico ma utile. Via, eccolo qua, il super accessorio con la scatola già rovinata perché io scasso tutto. Questo è una semplicissima asta che hanno creato, ma uno se la potrebbe fare anche per conto suo, per installare ovviamente questi microfonini wireless, non quelli con la pinzetta laterale, quelli economici ovviamente no, solo quelli con la pinzetta ovviamente che l'hanno dietro, ok, al microfono stesso, che poi lo vedremo. Questa è la semplicissima asta della Movo che costa, mi sembra, 24 euro, adesso non mi ricordo, comunque ce ne sono di tante fasce di prezzo. Questa forse è la più economica, tanto tante sberle qua che piede il microfono, e quindi serve proprio per andare a fare interviste cioè simulando un gelatino. Adesso switchiamo la telecamera, ma io ovviamente non avendo il monitor non ci vedo una pizza perché da lontano. Allora adesso andiamo a tirare fuori quello che è dentro la scatola, ok? Qui ci sono le istruzioni, ovviamente le istruzioncine. Allora, ci sono le istruzioni, qua c'è tutta questa roba qua, vedete c'è anche il sale, qui c'è Movo, proprio scritto così. Cosa abbiamo qua dentro? Cosa abbiamo qua dentro? Abbiamo ovviamente gli antivento, ok? Ecco, qui c'è anche ora già la sorpresina che c'è un velcro, poi vi faccio vedere perché. Qui c'è ovviamente i antivento che sono di 3 colori, ok, qua dentro, e poi ce n'è uno più piccolo, perché questo più piccolo cosa serve? Questo più piccolo serve per i microfoni più piccoli, ecco, ma già io incapperò in questo problema, perché utilizzando l'Arc M1 e l'OM Mic 01 devo utilizzare questo. Se voglio utilizzare questo qua ovviamente devo andare a fare spessore, quindi faccio spessore col velcro e quindi è una genialata questa, Poi andiamo a vedere qua dentro cosa c'è. Nell'ultima cosa c'è ovviamente l'asticella, ok? Quest'asta io non so mai, devo farmi una X qua per terra, devo farmi una X, perfetto. Visto che c'è il grandangolo quindi mi dà una mano. Questa asticella, ok, dove viene agganciato proprio il microfono come fosse ovviamente agganciato alla vostra camicia, e poi sopra ci mettiamo l'antivento e quindi andiamo a fare un'intervistina. Quindi adesso andiamo a vedere innanzitutto come si mettono. Molto semplice, vedete che questo video è molto semplice, ma diciamo che questo accessorio è molto utile, quindi video semplice ma accessorio utile. Quindi andiamo a vedere come si usa, switchiamo, devo andare a agganciare proprio, ok, come fosse la camicia, il mio microfono, vedete? Quindi l'aggancio proprio così. Quindi a questo punto, visto che questo ovviamente risulta molto piccolo, cosa devo fare? Ci metto ovviamente diciamo l'antivento piccolo, ok? Però se vedete non è tanto, cioè non è tanto professionale questa cosa qua, cioè voglio dire, non dà l'impressione, ok, possiamo anche metterci questo sopra, ma poi la voce diventerebbe troppo ovattata, quindi e dici ma sì, però piccolino così. E quindi il buon Gennaro cosa ha sperimentato. Adesso però andiamo a vedere anche l'altro, ovviamente tiriamo fuori anche l'Arc MU,
Non mi ricordo neanche come si chiama il microfono. L'Arc M1, e anche questo, vedete la stessa cosa, si va a pinzare così, ok? E anche questo, ovviamente risultando piccolo, ci vuole sempre questo. Se vado a metterci questo qua che è grande, vedete questo qua, che succede? Cioè, balla un pochettino, ma ballando cosa succede? Ballando con le stelle praticamente si viene a creare un movimento, ok? Praticamente di fastidio, perché si muove, quindi diamo fastidio al microfono. Quindi cosa ho escogitato nella mia perfetta ignoranza? Ho detto, mettiamo un bel carino, ok, così. Andiamo adesso, aspettate che lo vado a mettere bene perché l'ho tutto scivertato, ok, così. Poi vabbè, ognuno inventerà qualcosa, anche un elastico no, uno spessore, ci vuole uno spessore per far sì che il microfono, ovviamente, cioè non ci balli, ok, la legalli l'antivento. Quindi andiamo così, adesso switchiamo, così lo faccio vedere bene. Ok, forse ho switchato, speriamo che... oh cavolo! Ragazzi, non è facile l'operazione, perché poi quando ci mettete ovviamente l'antivento potrebbe essere che tutto scivoli via, e vabbè, noi lo facciamo con pazienza, perché poi una volta che siete pronti, ok, bello stretto, ok, bello stretto. A questo punto andiamo a prendere l'antivento, quello più largo, tenendo un po' il velcro con le dita, perché sennò scivola via, scivola, scivola, scivola. Ok? Ta 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 ta, e a questo punto vedete che non va più. Ok? Non si, ok? Vedete? Quindi potete fare l'intervista. Ragazzi, siamo qui per intervistare Gennaro. Allora, dimmi, potrei fare un'intervista doppia come fanno... Vabbè, non lo farò. E quindi non la farò. E quindi, cosa ne dite? Professionale al massimo, ok? Voi andate in un bar, in un ristorante, in un evento, e arrivate col vostro gelato e nessuno saprà mai che sotto c'è un microfono wireless. Un consiglio che vi do: questo movimento qua non si fa neanche con i microfoni diciamo tradizionali col filo wireless da 400 miliardi, e non si fa neanche con questo, perché tutto questo movimento qua viene all'interno del microfono, quindi acchiappate il microfono, tenetelo stretto come nessuno ve lo può portare via, e quindi fate l'intervista con la mano stretta e non muovendo neanche la cappuccina, perché può darsi che si muova ancora se il velcro non è tanto stretto. Quindi potete fare così, vedete, poi non è che dovete andare in giro con il microfono correndo, oppure sì, quindi diciamo che dovete escogitare un sistema ovviamente molto più spessore di questo. Quindi così potete fare la vostra intervista senza muovere tanto la mano, perché sennò ovviamente si sente all'interno del microfono questo movimento, ma questo succede con tutti i microfoni, anche quelli tradizionali. Io sono orgoglioso e sono contento di aver trovato questo accessorio per fare interviste in modo visivamente più professionali, non professionali dal punto di vista video e audio, oppure dell'operatore o di quello che fa l'intervista, proprio diciamo visivamente. Vai lì con il gelato e fai tutta un'altra impressione. Ci sono anche ovviamente di altre marche, ve le linkerò, mi sembra più spessi anche come Manico, che danno un'altra idea, però uno se lo potrebbe anche costruire. Non vi ho detto che c'è anche qua sotto la vite da 1/4 di pollice, qua sotto c'è la vite, ok, vabbè, la vedete, non la vedete, comunque vabbè, c'è la vite, quindi potete metterlo su un cavalletto e fare anche una specie di girafina, vi mettete qua e fate ciao, come state, bene? Quindi è una cosa abbastanza simpatica. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici, che mi fate crescere. Gennaro deve arrivare a 5.000, porca miseria, qui tutti vanno e Gennaro sta fermo. Quindi datemi una mano che verrete ricompensati, ok? E in ultimo, se non l'avete ancora fatto, è il momento di iscrivervi al canale e azionate la campanella se volete ovviamente ricevere le notifiche dei video che posterò in questa estate. Con questo è tutto, dal microfono wireless a gelato chiudo, ci vediamo alla prossima.